Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti nella serie di Drakengard finalmente. Stavo aspettando di farla da un bel po' perché ho cominciato a raccattare informazioni in giro e ho detto ma perché non metterle in una forma veramente lineare e completa? Perché non c'è da nessuna parte su internet questa cosa. Se la faccio sarò il primo. Insomma, questa qui è la prima parte, sarà un video corto, molto nozionistico, quasi didattico. Poi scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto o meno. Insomma, godetevi il video. Sono pochi i videogiochi che possono vantare una trama così complessa e fottuta come i titoli partoriti dalla mente di Yoko Taro, un artista a modo suo che, così come le sue creazioni, risulta difficile da categorizzare così come da comprendere. Un uomo che è riuscito a creare un intero mondo con leggi proprie e regole solide, un mondo che rimane perfettamente coerente nel corso di tutte le sue linee temporali. E di linee temporali si parla, perché questo è un viaggio non solo nello spazio e nel tempo, ma in molti spazi e soprattutto in molti tempi. Partiamo col dire che questa è un'avventura incredibilmente ricca, frammentata in decine di titoli tutti interconnessi tra loro, atti a creare l'enorme universo di cui vogliamo parlare. Eh sì, interconnessi, ma con una forte individualità, caratteristica che rende possibile iniziare la nostra storia praticamente da dove vogliamo. E non si parla solo di videogiochi, anche se in questa serie andremo ad analizzare soprattutto quelli, ma anche di manga, novel e persino di uno spettacolo teatrale con delle idol. Per una migliore comprensione, tuttavia, andremo in ordine cronologico rispetto agli eventi accaduti. Inizieremo quindi con ciò che succede all'interno di Drakengard 3, che nonostante sia il terzo capitolo dell'omonima saga, precede gli altri due, in una saga che va a ritroso, culminando con gli eventi del primo capitolo, diretto predecessore di Nier. In ogni caso, in questa serie andremo ad esaminare l'intera timeline creata da questo pazzo uomo, e vi assicuro che sarà un lungo viaggio, in quanto andremo incontro a tutte le forme con cui questo universo si esprime e si narra. Giochi, novel, manga e drama CD. Analizzeremo anche lo spettacolo idol, quindi tenetevi forte. Siamo nell'anno 856, in un'Europa che, se abbiamo studiato storia, conosciamo bene, dove dalla nascita dell'Islam ai papi, al trattato di Verdun e a tutti gli altri eventi accaduti in quel periodo, sembra andare tutto regolarmente. Tutto bene fin qui, se non che in questo fatidico anno iniziano ad accadere dei misteriosi e devastanti terremoti in Medio Oriente, Nord Africa e in Giappone, mentre nella penisola iberica appare altrettanto misteriosamente un'intera città che la gente inizia a chiamare Cathedral City. Città dalla quale si diffonderanno delle strane creature, oltre che dei draghi. Terribili draghi sputafuoco che bruciano ogni cosa e spazzano via l'intero impero romano d'Oriente, lasciando solo cenere, giusto perché i riferimenti storici non sono mai abbastanza. Intanto, nei luoghi più civilizzati, scoppiano insurrezioni, rivolte e tutte quelle cose che succedono quando il mondo va nel caos. Il re di Francia viene ammazzato e tutto continua a peggiorare in un implacabile vortice di distruzione. Finché dell'Europa che conoscevamo non rimane altro che un cumulo di macerie chiamato Midgard. Questo avvenimento è denominato il Cataclisma. Con l'apparizione di questa città è anche spiegata la molteplicità delle timeline che si vanno a creare, in quanto questo evento produce il fenomeno di divergenza di mondi multipli, in cui esseri senzienti potentissimi, i Watchers, creano delle scissioni nella linea temporale. Questo motivo non è ben chiaro, anche se, presumibilmente, risale alla loro natura stessa. Mentre si spargeva la voce a proposito di questa città infame, nobili ed intellettuali iniziano ad affollarla, per studiare il disastro causato dal cataclisma e le crescenti anomalie nel mondo, fondando l'Istituto Pitagorico. Tuttavia, questa devastazione lascia un segno nel mondo. Il cibo scarseggia, e questi studiosi si vedono costretti a costruire un'enorme barriera che li isoli dalla distruzione e dalla rabbia del mondo esterno. Seguono a questa costruzione i 10 giorni di tragedia, in cui si scontrano sanguinosamente i rifugiati e la guardia cittadina. Le persone rifugiate all'interno di questa città, nel mentre, iniziano a mostrare dei poteri miracolosi e l'esistenza stessa della magia è confermata dai pitagorici, che la regolamentano fortemente in base a funzione o status sociale. Intanto si sente il bisogno di espandere la città cattedrale, che apre i suoi cancelli, e gli users, i beneficiari della magia, instaurano un nuovo regno ed una nuova fede, innalzandosi a nuove divinità dell'uomo.
Le religioni passate svaniscono quindi in favore della nuova chiesa istituzionale pitagorica, che schiaccia tutte le altre, senza lasciarne traccia. Ovviamente, quando l'uomo inizia ad operare la magia, qualcosa deve andare storto. E durante una ricerca sulla cosiddetta magia dei sigilli, accadde un incidente che possiamo definire di overload magico, in cui la persona che stava attuando l'incantesimo vede improvvisamente il suo piede disumanamente ingrandito, così tanto da scomparire al suo interno, uccidendo 2000 persone in una sola notte e distruggendo un terzo della città. Questo avvenimento viene opportunamente oscurato dalla nuova chiesa. Intanto, attraverso la magia, il nuovo Stato continua a espandersi e nei domini circostanti viene fondato il Comitato di Investigazione della Chiesa, che rapidamente diventa una vera e propria forza armata magica e prende il possesso di vaste aree, trasformati poi in veri e propri feudi tramite l'elezione di signori delle terre. Vengono fondate anche le Accademie della Magia, attraverso le quali si intensifica la ricerca e si normalizza l'uso della magia stessa. Questo ovviamente non senza incidenti, seppur limitati. Ma la Chiesa non è esente dalla corruzione e le lotte tra lord diventano più frequenti, mentre le loro terre vengono divise in 4 sezioni, chiamate terra delle sabbie, delle montagne, delle foreste e degli oceani. Gli scontri sembrano comunque limitati e sparuti, almeno finché non viene eletto, per mero vantaggio politico, il primo presidente dell'Accademia Magica che nulla aveva a che fare con la magia. Avvenimento destinato a creare un conflitto che culminerà nella Ribellione Bianca, capitanata da un gruppo di giovani maghi che combatte per mettere a capo delle persone competenti e davvero meritevoli. Questi maghi, tuttavia, vengono sterminati in una sola notte e la ribellione fallisce. Le cose peggiorano poi quando una forte carestia colpisce la popolazione, appesantendo ulteriormente la corruzione dei lord. Questo porta a una vera e propria rivoluzione, incendiata da un gruppo chiamato Blue Corps e supportata anche da alcuni lord. Sembra quindi l'inizio della fine per la Chiesa, che si vede ogni giorno più debole, con un esercito ridotto alla fame per la carestia e la corruzione che ne ha ormai alterato irrimediabilmente la forma. I Blue Corps, preso atto di ciò, organizzano una rivolta su larga scala ed occupano l'Accademia Centrale nella speranza di fermare sia il governo che la Chiesa, proclamando libertà e indipendenza per le accademie. Tuttavia, un attacco di magia del sigillo che avvolge l'intera città decima i ribelli in pochissimo tempo, usando l'80% degli abitanti della città come catalizzatori per la magia, che per questo motivo, inevitabilmente, muoiono. I pochi superstiti sembravano aver perso la sanità mentale. Viene quindi pianificato di seppellirli vivi per cancellare ogni traccia della ribellione. Dopo questi fatti viene ridotto drasticamente il numero di posti per le accademie e il sistema feudale, proprio come nella nostra storia, inizia a decentralizzarsi, puntando sempre meno sulla Chiesa e sempre di più sulle forze militari dei Lord. Per risollevare la situazione, viene deciso inoltre di aumentare esponenzialmente la produttività magica, riabilitando un tipo di magia precedentemente proibito, che viene ricercato nell'Accademia Centrale. L'intera Midgard, tuttavia, precipita nuovamente nel caos, quando a Cathedral City si verifica un incidente di proporzioni mai viste, probabilmente provocato da un errore nella pratica di questa nuova arte. La popolazione viene annichilita ancora una volta, mentre l'intera città viene avvolta da una gigantesca esplosione, la cui polvere sollevata aveva una forma simile ad un fiore enorme nel cielo notturno.